Il mondo di Nazumi Eleven è pieno di squadre uniche, ognuna con un tema ben preciso che la rende memorabile, ma dietro ogni nome e formazione si nasconde un significato più profondo, spesso legato alla cultura, alla storia o a riferimenti nascosti. Oggi faremo un viaggio in una delle squadre più particolari della saga, analizzando l'origine del loro nome e il motivo dietro la loro scelta tematica. Dalla mitologia ai concetti più sorprendenti scopriremo insieme cosa si c'era dietro questi nomi. In questo video analizzeremo la Occult, concentrandoci sui giocatori con i nomi più curiosi. Questa squadra si ispira al mondo dell'horror e del thriller. I nomi dei suoi membri lo riflettono perfettamente. Ad esempio in porto troviamo Nathan Jones, soprannominato Mask. Il suo nome giapponese è un chiaro riferimento al celebre assassino della saga horror Venerdì 13, conosciuto per indossare una maschera che gli copre interamente il volto. Inoltre Mask è ritenuto molto pericoloso a causa della sua mannaia, proprio come il famoso killer. Il nome localizzato invece potrebbe richiamare l'omonimo Nathan Jones, ex wrestler WWE e attore apparso in Troia in Fast and Furious. Russell Walk, soprannominato Stige. Grazie al suo soprannome possiamo individuare come ispirazione il fiume Styx, l'equivalente greco per chiamare il Sanzu River, un fiume giapponese buddista che le anime devono attraversare prima di passare all'aldilà e, in base al bene che si è fatto durante la vita passata, il percorso sarebbe più o meno difficile. Avrebbero dovuto passare per un ponte, un guado o un tratto profondo e pieno di serpi. Inoltre il suo aspetto si ispira alla figura mitica degli Yurei, che sono anime che non hanno trovato pace nell'aldilà a causa di rancore, vendetta o rimpianti. Hanno un aspetto spettrale, vestiti con un kimono funerario bianco, capelli lunghi e sciolti, mani cadenti e spesso privi di gambe, fluttuando nell'aria. Sono simili ai fantasmi occidentali, ma con caratteristiche uniche della cultura giapponese. Jason Jones, soprannominato Creepy. Il suo nome giapponese rappresenta due grandi produttori dell'arte horror, uno che è considerato il padre degli studi del folklore giapponese, mentre l'altro è un mangaka conosciuto per il manga horror Gegege no Kitaru. Il suo nome europeo deriva sempre dal mostro di Venerdì 13, proprio come Nathan Jones. Ken Furan, soprannominato Frankie. Dal suo nome e aspetto possiamo capire la grande somiglianza con Frankenstein, il mostro di Halloween per eccellenza. Come dice il suo profilo, fa ricerche su come creare creature viventi, ma a quanto pare la biologia è la sua materia peggiore. Jerry Fulton, soprannominato Smorto. Guardando il suo design e il nome giapponese che può essere tradotto come cadavere immortale, possiamo dire che questo personaggio si basa sul mondo degli immortali. Infatti si crede invincibile e arriva a svolgere azioni molto pericolose. Ray Mannings, soprannominato Jiangshi. Dal suo cognome giapponese possiamo dedurre la derivazione del nome da Mr. Vampire, un film horror prodotto a Hong Kong. Inoltre il suo soprannome si rifà al Jiangshi, una creatura del folklore giapponese, spesso chiamata vampiro saltellante. È un cadavere rianimato che si muove con salti rigidi perché il suo corpo è rigido a causa della decomposizione. Invece di bere sangue assorbe l'energia vitale delle persone. Di solito indossa abiti tradizionali della dinastia Qing e può essere fermato con foglietti di carta con iscrizioni magiche posti sulla fronte. Robert Meyer, soprannominato Mummy. Da come si può vedere dal suo aspetto e dal suo soprannome, il suo personaggio è ispirato alle mummie e purtroppo non è possibile vedere tra i file di gioco il suo viso. Alexander Brave, soprannominato Tomb. Il suo nome giapponese deriva dal Villaggio delle Otto Tombe, un famoso romanzo horror giapponese che è stato adattato più volte come film. Inoltre il suo design è basato sull'Ushi no Tokimairi, è un antico rituale giapponese di maledizione che viene eseguito tra l'una e le 3 di notte, simbolo di cattivo auspicio. Chi vuole maledire una persona si veste di bianco, porta un cappello di ferro con 3 candele accese e tiene una bambola di paia che rappresenta la vittima. Il rituale consiste nel conficcare chiodi nella bambola durante 7 notti successive, solitamente in un santuario shintoista, cercando di farlo senza essere visti. Se completato con successo, la maledizione colpisce la vittima, ma se chi esegue il rituale viene scoperto, la maledizione si ritorce contro di lui. Johan Tasman, soprannominato Talisman. Dal suo cognome giapponese possiamo dire che si ispira allo yokai Yamabiko, che si riferisce all'ego che si verifica nelle montagne. Il suo aspetto invece si basa sull'occhio di Horus, che è un simbolo egizio che rappresenta protezione, guarigione e potere divino. Associato al dio Horus, il simbolo deriva dal mito in cui Horus perde il suo occhio durante una battaglia, ma lo recupera grazie agli dei.
L'occhio viene usato come amuleto per proteggere dal male e portare fortuna, e proprio per questo motivo il nome localizzato è talisman. Sembra che sia stato allenato da fantasmi di famosi giocatori. Troy Moon è soprannominato Lupone. Deve il suo nome e soprannome alla somiglianza con un lupo mannaro, come suggeriscono entrambi. Infatti, proprio come i lupi mannari, che si risvegliano con l'apparizione della luna piena, anche lui sembra risvegliare la sua vera natura primitiva e selvaggia sotto la luce della luna. Bart Wolf è soprannominato Sanguine. Il suo nome giapponese tradotto deriva da zana di sangue, infatti dal suo aspetto e dal suo soprannome sappiamo che è ispirato ai vampiri, in particolare al conte Dracula. Vive durante la notte e gli piace molto il succo di pomodoro. Rob Crombie, soprannominato Zombie. Rob si ispira agli zombie, infatti non prova nessun dolore. Il suo nome deriva da Rob Zombie, un membro degli White Zombie, una band che basava i propri testi sull'horror e la fantascienza. Chuck Dolman. Tramite il suo cognome Aspetto possiamo constatare che è ispirato a una bambola. Inoltre, traducendo dal giapponese, il suo nome diventa Bambola Fantasma. Infatti si ispira anche a Chucky, serial killer del celebre film La bambola assassina. Crede di essere stato creato in laboratorio, ma non ha ricordi della sua vita passata. Huxley Allen, soprannominato Alien. Il suo nome giapponese è una reference a un regista giapponese di effetti speciali, responsabile di molti film di fantascienza. Inoltre dal suo soprannome Aspetto capiamo che si basa sugli alieni, infatti crede negli UFO. Film noir. Si ispira alle arti oscure, come si può capire dal suo cognome. Inoltre è vestito come un mago oscuro, cioè un praticante di magia nera, spesso associato ad arti occulte, maledizioni e poteri distruttivi. Prima di ogni partita maledice la squadra avversaria. Mick Ashley, soprannominato Ecto. Traducendo il suo nome e cognome otteniamo con il nome Mondo dei Demoni, che nella cultura buddista è l'opposto del mondo di Buddha, e con il cognome Punizione Divina. Invece nella versione europea è ispirato ad un ectoplasma, quindi un fantasma. Come ultimo personaggio della Occult abbiamo Ekil Jade, l'allenatore. Il suo nome deriva dal romanzo gotico del Dr. Jekyll e il signor Hyde, un racconto horror dove il protagonista ha due facce, proprio come vediamo dall'allenatore nell'anime. La Occult non è solo una squadra particolare, ma un vero e proprio omaggio al mondo dell'horror e del soprannaturale. Ogni nome, ogni design e ogni dettaglio nasconde un riferimento che ci porta tra leggende oscure, mostri iconici e miti spaventosi. Dalla mitologia giapponese ai classici del cinema horror, questa squadra dimostra quanto Inazuma Eleven sappia mescolare calcio e cultura in modo creativo.